Ok ragazzi, aria condizionata accesa, andiamo a fare la nostra routine mattutina, andiamo un po' a comprare qualcosa. Niente ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale, io sono Giuseppe e questo è Info o Tutorial More e oggi vi porto, nel video scorso o 2 video fa, non mi ricordo, comunque vi ho portato una torcia veramente piccolissima che mi è piaciuta un casino. Non so se avete visto il video, se non avete visto il video andate a recuperare. Molto piccola però molto funzionale, perché comunque attaccata alle chiavi per esempio può tornare molto utile. Oggi andiamo a vedere l'opposto. Oggi andiamo a vedere la torcia più potente del mondo, ragazzi, del mondo, in rapporto alle sue dimensioni. Sto parlando della Wuben X1 Pro. Eccola qua ragazzi, guardate che spettacolo di torcia. Bene ragazzi, andiamo a fare un unboxing, vediamo quello che c'è dentro, ma prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche e mettete un bel mi piace a questo video. E mi raccomando ragazzi, lasciatemi giù un commento, sarò felice di rispondervi, anche per un saluto, perché aiuta tantissimo l'algoritmo di YouTube, è il miglior modo per poter sostenere il canale. Bene ragazzi, non dilunghiamoci troppo e andiamo a vedere cosa c'è in confezione. Intanto io vado a farmi la spesa, a dopo. Bene amici, ed eccoci qui con la nostra torcia della Wuben, la X1 Pro. Eccola qui. Prima di aprirla vi volevo far vedere che con questo mi è arrivata in questo pacchetto. All'interno c'era un adattatore per il manubrio della bici, con anche qua altri gommini, e poi questa staffa, altro accessorio, che praticamente non è altro che una staffa per adattarla a un treppiede. Bene, ma detto questo, proseguiamo e andiamo a vedere cosa c'è in confezione assieme alla torcia. Bene ragazzi, ed eccoci qui con la nostra bellissima torcia della Wuben, la X1 Pro. Prima di aprire andiamo a dare un'occhiata su quello che dice la confezione. Come vedete qui ci sono le varie funzioni, da turbo, alta, media, bassa ed eco, ma queste le andiamo a vedere meglio nel dettaglio dopo. Una potenza appunto massima di 12.300 lumini e una gittata di 410 metri, quindi tantissima roba, e IP65, quindi resistente agli spruzzi d'acqua e alle cadute da 1 metro. Il peso senza le batterie è di 242 grammi. Invece con le 2 batterie, che sono da 21.700 il modello, ognuna mi sembra che sia sui 4.000-4.800 mAh, comprese di batterie arriviamo a 383 grammi. Le dimensioni sono di 59,6, 29,5 per 138 mm. Bene ragazzi, io direi adesso di andarla ad aprire e vedere com'è fatta questa torcia. Quindi iniziamo. All'interno troviamo il suo manuale di istruzioni, eccolo qui. Qui c'è poi la torcia, la vediamo dopo. Questo qui si interpone nei contatti della batteria per far sì che non si accenda accidentalmente e che non si vadano a scaricare durante il trasporto le batterie. Io già ovviamente l'ho tolto, che già l'ho provata. Qui abbiamo dove c'è scritto accessori, io già l'ho aperto appunto, e abbiamo questo qui che fa, come vedete, sia da cavetto per portare la torcia, il classico cavetto da polso. Poi premendo qui si va ad estrarre, ecco qui, guardate che bellezza, il cavetto Type-C. È un cavetto telato di ottima fattura. Cosa molto intelligente è che con questo sistema noi ce l'abbiamo sempre attaccato alla torcia, quindi non possiamo perderlo, e in più abbiamo sempre la possibilità di ricaricarlo se casomai non dovessimo avere un cavetto a disposizione, quindi ottima soluzione. Poi andiamo a quest'altro accessorio, che non è altro che l'accessorio che ci consente il porto alla cintura della torcia. Eccolo qui, qui abbiamo la clip che si attacca alla cintura e niente, è aperto da ambedue i lati, quindi diciamo che fra virgolette ha estrazione rapida. Bene, mettiamo da parte però quello che sono gli accessori e concentriamoci sulla nostra bellissima torcia, che vi ricordo, con i suoi 12.300 lumen e la sua dimensione, essere la torcia più potente
del mondo, ragazzi, la più potente del mondo. Guardate quanto è bella con questo design futuristico, l'impugnatura è molto solida, un bel grip. Cosa che mi fa impazzire è questo qui, il selettore, sente lo scatto molto deciso, molto preciso anche. Poi cosa abbiamo qui? Qui abbiamo la porta di ricarica Type-C, eccola qui, pulsante di accensione e spegnimento. Poi qui abbiamo dove si va a aprire il vano batterie, perciò vi faccio rivedere. Così è sbloccato, così è bloccato, c'è anche il simbolino, vedete, così è bloccato. Lo sblocchiamo e premiamo qua ed ecco che si aprono. All'interno lei ha queste batterie modello 21700. Ogni batteria, se non sbaglio, è da 4800 mAh, quindi abbiamo tanta potenza, tanta autonomia. Andiamo a chiudere, mettiamola sicura, perfetto. Poi qui, eccolo qui abbiamo il foro per il nostro cavetto sia per il polso, come vi dicevo, sia per andare a caricare la batteria della nostra torcia. Andiamo a vedere come è fatto il gruppo luci. Abbiamo la luce diffusa di ben 4 LED, questa fa un raggio d'azione ampio, quindi grandangolare, e poi abbiamo questa, vedete il cono, che è la spotlight. Si possono accendere o la spotlight o la floodlight o tutte e due insieme, selezionandolo da qui. Dovrebbero essere questa qui, così è spotlight, l'ultima è floodlight e quella al centro è ambedue. Non capisco perché l'hanno fatta così, perché avrei fatto io la sequenza diversa. Comunque avrei fatto flood, spot, entrambe. Mi sembrava un po' più logico, però va bene anche così, sono sottigliezze. Cosa molto particolare, come vedete qui c'è scritto hot, questa è la testa dove scalda, perché stiamo parlando, vi ricordo, di 12.300 lumene, quindi una potenza incredibile su questa piccola torcia. La Wuben, per ovviare a questo problema, non ha fatto altro che inserire, vedete qui c'è anche disegnato, inserire una piccola ventola di raffreddamento. Qui c'è la sua griglia di reazione che praticamente va a raffreddare il parco luci, il parco qua dove abbiamo i LED, perché a 12.300 lumini, ragazzi, vi assicuro che qua scalda tantissimo. Poi parliamo di materiali. I materiali sono di alluminio di tipo aeronautico 60-61, come ormai siamo abituati per questo tipo di torce. Qui ci dice che l'input massimo è di power delivery 30 watt e l'output è di 5 volt 3 ampere. Beh ragazzi, che dirvi di questa torcia? A me mi sembra veramente ben fatta, molto solida, sta bene in mano, il peso non è indifferente, vi dicevo è 383 grammi, ma sinceramente in mano non è che si senta tanto. Certo, per chi fa trekking è un peso eccessivo per quello che bisogna fare, ma per altri tipo di utilizzo, come ricerca, come da portare in macchina, devo dire che è una bella torcia, una bella bestia. Non so se sono veramente così utili sti 12.300 lumen, ma forse magari più una cosa da marketing, però devo dire che mi sembra veramente ben fatta. Ovviamente poi andremo in esterno e vedremo come si comporta questa bomba di torcia. Beh ragazzi, io direi adesso di andare a vedere le specifiche della torcia, quindi il tipo di illuminazione, quanto illumina e appunto come funziona. Andiamo. Bene ragazzi, ho preso il manuale di istruzioni, cosa che purtroppo mi è dispiaciuta è che non contiene la traduzione in italiano. Abbiamo solo altre lingue, manca l'italiano, pazienza. In inglese si capisce benissimo ragazzi, perciò non è un problema, però mi avrebbe fatto piacere che ci fosse stata anche la nostra lingua, l'italiano. Va bene. Allora, qui abbiamo tutti i parametri. Ora, quello che farò è mettervi a tutto schermo questa qui e li andiamo a commentare insieme. Quindi, iniziamo dalla luce spotlight. Abbiamo la turbo che arriva a 3650 lumen per un minuto.
dopo un minuto scende a 2000 lumen per un altro minuto e dopo scendiamo a 1200 lumen per ben, ragazzi, 3 ore e 7 di durata. Quindi, ragazzi, una durata veramente allucinante. 1200 lumen sono praticamente, ho testato altre torce di cui il 1200 lumen erano il turbo, qui invece è quella che poi dura più di 3 ore. Poi abbiamo la luce alta, appunto, che è 1200 lumen, dura, partendo dalla luce alta direttamente, dura 4 ore. Poi abbiamo la luce media 500 lumen 11 ore, la bassa 200 lumen 28 ore e la eco 10 lumen, quindi stiamo parlando non di un lumen come di solito c'è nelle torce che ci siamo abituati a provare con la Moonlight che ha un lumen. Qui abbiamo ben 10 lumen in modalità eco per 455 ore, quindi una cosa veramente incredibile. Poi passiamo alla Floodlight, dove la turbo sprigiona 8650 lumen per un minuto, poi scende a 3000 per un minuto e poi a 2,8 ore a 1800 lumen, ragazzi. Quindi il fatto che abbia 4 luci la Floodlight ha una potenza maggiore della Spotlight. Infatti la modalità alta in questo caso raggiunge i 1800 lumen per 3,1 ore, la media 500 lumen per 11 ore, la bassa 200 lumen per 28 ore e la eco a 10 lumen per 365 ore. Poi passiamo a quella che è veramente incredibile, la combinazione fra Spotlight e Floodlight. Infatti qui, ragazzi, nella turbo arriviamo a quei famosi 12.300 lumen che non vedo l'ora di farvi vedere per un minuto. Poi scendiamo a 5.000 lumen sempre per un minuto e 1,7 ore a 3.000 lumen. Poi la alta, infatti, abbiamo 3000 lumen per 1,8 ore, la media abbiamo 1000 lumen per 5,5 ore, ragazzi, cioè 1000 lumen 5,5 ore è una cosa incredibile. La bassa 400 lumen per 14 ore e la eco è 20 lumen per 220 ore. La distanza che copre, come vi dicevo, in modalità turbo Spotlight più Floodlight è di 410 metri. Come vi dicevo, IP65, il peso è di 242 grammi senza batterie e 383 con le batterie. Bene, ragazzi, abbiamo visto un po' come i parametri e le specifiche di questa torcia e vediamo adesso come funziona. Bene amici, ed eccoci qui con la nostra fantastica torcia della Wuben, la X1 Pro. Ve la faccio vedere più da vicino. Allora, qui con le 4 viti racchiusa la ventolina di raffreddamento. Qui, se vediamo se riesco a mettere però a luce, ecco qui abbiamo la griglia di areazione sempre per la ventolina, il selettore, pulsante di accensione, porta Type-C per la ricarica, eccola qui, sportellino per andarla ad aprire, così è sbloccato, così è bloccato, quindi si sblocca, si preme, mettete una mano davanti perché sennò le batterie schizzano via per la molla, ed ecco qui che si apre. Fate sempre attenzione a non invertire la polarità, io erroneamente l'ho fatto, infatti non mi andava in carica, cioè mi accendeva una luce intermittente di ricarica rossa, non capivo all'inizio cos'era, pensavo che fosse normale che si ricaricasse in quel modo. Vi metto magari adesso ho fatto un video, una clip, e poi mi è venuto il dubbio, non è che ho invertito la polarità quando vi ho fatto vedere come si apriva, e infatti vedete qui c'è il simbolo più e meno e le ho sistemate bene. Poi è andata in carica normalmente con la luce non rossa, non intermittente. Vi metto una clip anche di questo, ma la luce fissa rossa. Quando la carica è completamente, la luce per intenderci è qui sul pulsante di accensione e spegnimento. Una volta che la carica arriva a buon fine, cioè che la torcia si ricarica completamente, la luce diventa blu. Bene, io l'ho caricata con la caricabatterie del cellulare, non ci sono stati problemi. Qui vedete, vi faccio vedere più da vicino le luci, ecco qui, Spotlight e Floodlight, che vi ricordo possono accendere singolarmente o tutte e due insieme tramite il selettore. Quindi Spotlight al centro insieme e qui Floodlight.
cioè diffusa. Bene ragazzi, adesso io direi di andare ad accendere la nostra torcia. Come vi dicevo, la nostra torcia arriva bloccata, quindi per andarla a sbloccare dobbiamo fare 4 clic. Ed ecco qui, in questo caso era sbloccata, adesso è bloccata, vedete? Lampeggia e mi dice che non la posso accendere, che devo sbloccarla. Quindi 4 clic e lei, vedete, si è accesa nell'ultima modalità. Magari ve la metto così, ecco qui. Questa qui è la quella diciamo tutte e due. Perciò andiamo a mettere la spotlight ed ecco qui che potete vedere spotlight, appunto c'è un fascio concentrato al centro. Mettiamo la floodlight, come vedete il raggio è diffuso, la luce è diffusa. Insieme abbiamo sia la luce diffusa sia la spotlight. Quindi andiamo di nuovo alla spotlight. In questa maniera siamo in modalità eco, teniamo premuto leggermente il pulsante ed ecco qui che passiamo dalla eco passiamo alla bassa, teniamo premuto, passiamo alla media, teniamo premuto, questa è la alta, doppio clic e siamo alla turbo. Teniamo premuto ancora e ritorniamo alla luce bassa. Stessa cosa per la floodlight, ecco qui siamo in modalità bassa, quindi anche da accesa potete passare da una modalità all'altra senza che si spenga la torcia, insomma passa direttamente. Questa perciò vedete è la floodlight, teniamo premuto, andiamo dalla eco passiamo alla bassa, media, alta, doppio clic ed ecco qui che siamo alla turbo e spegniamo. Quando riaccendiamo si riaccende nell'ultima modalità che era la alta, quindi teniamo premuto e andiamo di nuovo alla bassa. Bene, adesso spegniamolo così faccio vedere pure il passaggio direttamente. Ecco, adesso andiamo alla quella che è la combinazione delle due luci, quindi sia la spotlight sia la floodlight. Quindi accendiamo ed ecco qui che possiamo vedere che c'è sia la spotlight sia la floodlight. Teniamo premuto e passiamo dalla eco passiamo alla bassa, passiamo alla media, passiamo alla alta, doppio clic e qui col doppio clic raggiungeremo i 12.000 lumen. Ed ecco qui ragazzi, adesso nella telecamera di giorno non rende tantissimo, ma sembra che sta andando a fuoco il tavolo, cioè solo a guardare il bianco del tavolo io mi acceca. Ovviamente la telecamera compensa, ma e ritorniamo alla bassa. Adesso infatti ci sta un po' ecco, ha ripreso di nuovo, ha compensato la fotocamera perché giustamente la luce era veramente intensa. Vi ripeto, non rende adesso, ma quando faremo i test all'esterno già qua sento che è calda. Sì, l'ho tenuta aperta un po' ed è calda. Ovviamente ragazzi la torcia è veramente compatta, vi ripeto che questa in rapporto alle sue dimensioni è la torcia più potente del mondo, cioè voi una torcia di queste dimensioni che sta così nel palmo di una mano con 12.300 lumen non la trovate da nessuna parte. Questa è unica al momento, è l'unica al mondo con questa potenza. Quindi ragazzi abbiamo visto un po' tutte le modalità e l'ultima modalità che mi resta di farvi vedere sono le funzioni speciali. Per accedere alle funzioni speciali sia da spenta sia se ad esempio è accesa così, vi basterà fare 3 clic. I primi 3 clic andranno in strobo, mentre se fate da strobo altri 3 clic passate in SOS. Quindi 3 clic andiamo a strobo, eccola qua, 3 clic andiamo in SOS. Questa, come vi dicevo, da spenta. Se la accendiamo, ecco qui è accesa, e volete andare direttamente in strobo, ecco qui, 3 clic e va in strobo, 3 clic e va in SOS. Se schiacciate ovviamente non si spegnerà, ma ritornerà come l'avete lasciata, cioè accesa. Per spegnerla un altro clic. E queste erano le funzioni speciali. Bene ragazzi, io direi di adesso però andare a provarla in esterna. Andiamo al solito in campagna di sera e così vediamo come si comporta
al buio. Andiamo. Ragazzi, come al solito eccoci qui in campagna a testare la nostra torcia, la X1 Pro. Quindi al momento, come vedete, lampeggia è bloccata, quindi 4 clic e lei si va a sbloccare. Intanto mettiamola nella prima modalità, che sta qui, che è la Spotlight. In sovraimpressione, come al solito, vi metterò sia la modalità in cui la stiamo provando, sia i lumen, sia la distanza che copre. Bene, questa, come vi dicevo, è la Spotlight, modalità Eco. Andiamo alla solita collinetta, così vi faccio vedere lì la distanza che raggiunge. Bene, eccoci qui, arriva all'alberello che c'è lì di fronte, saranno 4-5 metri. Poi aumentiamo a luce bassa, guardate che luce, questa dovrebbe essere la bassa, Aumentiamo, andiamo alla media, aumentiamo alla alta, guardate dove arriva. E adesso doppio clic e andiamo alla turbo in modalità Spotlight. In sovraimpressione vedete quanti lumen sta in questa modalità e la durata. Ripremiamo e torniamo alla bassa, quindi spostiamo il selettore tutto a destra e andiamo alla, come vedete, la floodlight. Quindi siamo con la luce più diffusa, più grandangolare, eco, bassa, media, alta, guardate là dove arriva, doppio clic e questa è la diffusa turbo. Tanta roba, ragazzi. X1 Pro, che vi ricordo essere la torcia più potente del mondo in rapporto appunto alle dimensioni. Teniamo di nuovo e andiamo di nuovo alla modalità Eco. Quindi selettore al centro e come vedete adesso abbiamo anche la Spotlight combinata con la Floodlight. Quindi ritorniamo verso la collinetta, questa è la bassa e già vedete che la Spotlight come si spinge e la Floodlight riesce a illuminare anche lateralmente. Andiamo alla media, che già è tantissima roba, ragazzi, guardate la media, assurda. Wow, la alta, guardate là. Adesso doppio clic e ragazzi qui raggiungiamo oltre i 12.000 lumen. Vi faccio sentire la ventolina che si è attivata. Vedete anche come spinge la polvere. E niente, qui siamo, ragazzi, a 12.000 lumen. Incredibile, guardate che luce. Teniamo premuto e ritorniamo alla modalità Eco. Facciamo un attimo un giro in questa modalità. Guardate come con la Eco, che dura tantissimo, ragazzi, vedete in sovraimpressione, vi metto la durata, è incredibile. Guardate là come illumina lontano. E questa è la Eco. Andiamo alla bassa, alla bassa. Per altre torce questa potrebbe anche essere l'alta. Guardate lì. Questa è la modalità bassa. Guardate dove arriva. Guardate come illumina la collinetta. E siamo in bassa. Media. Alta. Guardate che luce. Siamo con la alta. Ancora non ho messo la turbo. Guardate là. Adesso mettiamo la turbo. Wow. Cioè il telefono, ragazzi, non rende il video come quello che sto vedendo io. Veramente diventa giorno. Ok, adesso ripassiamo alla luce Eco. Come vi dicevo nella recensione, quando eravamo a casa, ha anche le modalità speciali. Quindi se adesso facciamo 3 clic andiamo in strobo. Eccola qui, siamo in strobo. Adesso altri 3 clic e andiamo in SOS. Ed ecco qui che siamo nella funzione SOS. Un clic e ritorniamo di nuovo alla modalità che eravamo prima, alla bassa. Beh, ragazzi, credo di avervi fatto vedere, fatto capire, spero, come funziona questa torcia.
devo dire che veramente, ragazzi, mai provata una torcia del genere. 12, oltre 12.000 lumen, uno spettacolo. Bene ragazzi, andiamo a casa perché devo dirvi altre due cose su questa bestia. Guardate là come illumina con la Eco. Andiamo a casa e, come vi dicevo, vi devo dire altre due cose e poi tiriamo le conclusioni finali su questa Wuben X1 Pro, la torcia più potente del mondo. Andiamo. Beh ragazzi, ed eccoci qui di ritorno. Siamo alla conclusione del nostro video. Avete visto i test che ho fatto all'esterno, devo dire che è veramente tanta roba questa Wuben X1 Pro. Giù in descrizione ovviamente vi lascerò i link se avete intenzione di acquistarla. Sì, il prezzo forse è un po' impegnativo, però ragazzi, stiamo parlando della torcia più potente del mondo. Veramente mi è piaciuta un casino, una bella torcia. Anche sto fatto della ventolina è simpatico, mi piace. Ergonomia al top, ottima ergonomia. E niente ragazzi, andate giù a dare un'occhiata ai link che vi ho messo anche un codice sconto se siete interessati eventualmente ad un acquisto. Prima di lasciarvi vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un mi piace a questo video e lasciatemi ovviamente giù un commento. Beh ragazzi, io esco dalla macchina perché ho spento l'aria condizionata e mi sto praticamente sciogliendo. Va bene ragazzi, per questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!